Buon pomeriggio a tutti cari amici di Binomania, con un po' di ritardo è finalmente arrivato il momento di parlarvi del visore termico della Zeiss, il DTI 335. DTI significa Digital Thermal Imaging e come ricorderete è stato presentato lo scorso anno, tuttavia per avere la possibilità di testarlo per molte settimane ho dovuto necessariamente attendere un po' di tempo. Questa non sarà quindi una semplice presentazione ma un vero e proprio test sul campo che ho potuto anche completare nel corso degli ultimi 2 mesi grazie alla collaborazione di Marco Isabella. Marco è un tiratore esperto, un appassionato di visione notturna e di fototrappolaggio. Ciao Marco, penso che tu ti sia divertito a utilizzare il DTI. Sì, molto, è un gran bel prodotto. Va bene, adesso ne parleremo immediatamente, ma prima di partire con una breve presentazione video vi daremo le caratteristiche tecniche dello Zeiss DTI 335. A tra poco. Lo Zeiss DTI è equipaggiato con un sensore che ha una risoluzione di 384 x 288 pixel. Possiede inoltre un pixel pitch di 17 micron, ma cos'è il pixel pitch? Dovete sapere che il cuore di un visore termico è il rilevatore IR, che è composto da un insieme di pixel termici che formano una specie di matrice regolare di pixel. Bene, la distanza in micron tra i centri di 2 pixel adiacenti è il pixel pitch e si misura per l'appunto in micron. Il dettaglio fornito da un visore termico dipende anche dalla dimensione dei pixel. Minore la loro dimensione, minore il pixel pitch e maggiori i dettagli vedrete. Quindi una maggiore densità di pixel produce un'immagine più dettagliata, anche se, come per i sensori fotografici, bisogna tenere a bada il rumore termico. Avere un'ottima risoluzione è anche fondamentale per percepire dettagli durante le condizioni avverse, come in caso di pioggia, nebbia o fumo. Il raggio di rilevamento del DTI per un oggetto di 1,6 x 0,6 metri è di 1235 metri. Vedremo con Marco se quanto dichiarato da Zeiss è stato confermato nell'uso sul campo. Giusto? Sì. Lo Zeiss inoltre possiede un NIDT inferiore a 50 millikelvin. Questo acronimo significa Noise Equivalent Temperature Difference e misura le capacità che ha un rilevatore di immagini termiche di percepire differenze molto piccole nelle radiazioni termiche della scena inquadrata. Più semplicemente si potrebbe definire come contrasto termico. Quando il rumore termico equivale alla minima differenza di temperatura che è possibile misurare, un visore termico ha raggiunto la sua capacità di riuscire a risolvere un segnale termico utile. Quindi maggiore è il rumore e maggiore è il valore NIDT del visore. Il valore dello Zeiss DTI 35 è in linea con il suo prezzo d'acquisto e fornisce poco rumore. Vi mostro ad esempio una simulazione che ho fatto per mostrare l'ipotetica differenza di rumorosità tra un'immagine ottenuta con il DTI e una immagine come se il NIDTI fosse di 80 millikelvin. Non vorrei comunque annoiarvi più di tanto, come vedrete nel video che saranno inseriti in questo articolo. La qualità di immagine dello Zeiss DTI è ottima. Per quanto riguarda le sue caratteristiche costruttive, posso dire che anche questo prodotto Zeiss è stato costruito tenendo a mente la filosofia Ergo Control. I progettisti infatti hanno badato a creare un prodotto che fosse ben bilanciato ma anche molto intuitivo nell'utilizzo. Il menu infatti è semplice e pochi pulsanti sono utilizzabili con rapidità. Essendo concepito per l'uso outdoor è ovviamente impermeabilizzato, è un IP66, nonché in grado di funzionare tra i meno 10 e più 66 gradi. Il DTI inoltre è leggero e ben gommato. I tasti si possono usare anche con i guanti invernali e il display è eccellente. L'ho pesato e con la cinghia in dotazione ha raggiunto poco più di 500 grammi. Il funzionamento è concesso da una batteria agli ioni di litio che consente circa 6-7 ore di funzionamento, a patto di non tenere sempre attivato il wifi. Dico wifi perché infatti è possibile trasferire in maniera rapida e veloce filmati e foto direttamente sul proprio smartphone attraverso l'app di Zeiss.
Mi è piaciuto particolarmente il display LCOS, che possiede un frame rate di 50 Hz, quindi è abbastanza riposante e fornisce una risoluzione di 1280x960 pixel. Da un punto di vista ottico vi posso dire che la lunghezza focale dell'obiettivo è di 35 mm ed ha un ingrandimento ottico pari a 2,5x. Il passaggio tra 1 e 4x avviene con incrementi di 0,5 attraverso i pulsanti dedicati. L'ingrandimento massimo è perfetto per sfruttare l'intero potere risolutivo fornito dal sensore. Superare quindi questo limite sarebbe risultato superfluo. Il DTI inquadra 19 metri a 1000 metri che reputo ottimali in questi sistemi per consentire la ripresa di un buon campo di vista quando ad esempio si prova a utilizzarlo nei boschi alla sera. Sono circa 30 gradi di campo reale. Molto interessante anche la impostazione Picture in Picture che consente di sovrapporre l'immagine zoomata con quella inquadrata, magari 1x. In questo modo si ha una vista d'insieme e non si perde il dettaglio sul soggetto. Per quanto riguarda il funzionamento è molto intuitivo. Attraverso questo tasto, premendolo intensamente, è possibile attivare o disattivare il visore. Premendolo rapidamente invece si entra in modalità stand-by. Questo invece è il tasto per accedere e uscire dal menu, mentre le frecce consentono di navigare tra il menu per scegliere le varie impostazioni, ad esempio palette colore, la fotografia o il video, l'ingrandimento oppure l'attivazione della VLAN e altro ancora. Il LED invece diventa rosso quando la batteria inizia a scaricarsi, così come il display. È anche presente una ghiera per la regolazione delle diotrie, mentre il paraluce in gomma è retrattile per concedere un ottimo comfort anche ai portatori di occhiali. Riguardo il collegamento alla VLAN, di cui sto per chiedere le impressioni a Marco, vi posso dire che è indispensabile scaricare l'applicazione Zeiss Hunting sullo smartphone e collegare il DTI sfruttando la password di serie che è 12345678 per il primo collegamento. Consiglio ovviamente di cambiarla subito dopo il primo utilizzo. Adesso mi sembra doveroso fare qualche domanda a Marco, visto che per 2 mesi è stato quello che l'ha testato proprio sul campo. Quindi Marco, ma tecnica a parte, come ti sei trovato a gestire il DTI con lo smartphone? Allora, mi sono trovato molto bene perché è un'app semplicissima, si installa, è leggera, quindi non porta problemi allo smartphone ed è intuitiva al massimo. Una volta inserita la password fa tutto lei, basta entrare nell'opzione del termico, lui parte, le immagini sono immediate e dallo smartphone si può fare tutto, fare foto, filmati. Una cosa che ho notato che è molto, secondo me è un valore aggiunto, è che usando l'app del telefono non si va a intasare la scheda interna del termico, perché tutte le foto e file registrati vengono caricati sulla memoria del telefono. Ok, che infatti la memoria, ricordo, i lettori di Binomania è di 16 giga, giusto Marco? Sì, 16 c'è giga. Tanta comunque memoria a disposizione. Sì, quello sì. Ma invece per quanto riguarda la qualità delle immagini, su che soggetti l'hai provato, a che ora, a che distanze, ci puoi dire qualcosa, che sono curioso anch'io? Allora, io l'ho provato su quasi bene o male tutti gli animali presenti nelle nostre zone, dalla volpe al tasso ho ripreso mufloni, caprioli e cervi e le distanze vanno dai 70 fino ai 350 metri. Ho ripreso anche dei cinghiali a 600 metri, ma essendo animali molto bassi ho capito che erano cinghiali perché era mattina presto, poi li ho visti dopo con un lungo, ma insomma per la tua esperienza anche, certo. Sì. Devo dire che in un range di 300 metri l'ho provato su dei cervi a notte fonda, erano circa le 11:30 di sera, in un periodo senza luna, quindi proprio buio totale, e la risoluzione in 1x è altissima. Chiaramente salendo di ingrandimento bisogna avere una stabilità molto alta, perché comunque tende a vibrare. Quindi è leggero, un 4x, magari uno si appoggia all'altana, si appoggia magari alla jeep, si appoggia a una pianta, oppure come nel tuo caso, visto che dopo vedrete tutti i bei video che ha comunque ripreso Marco, sono stati effettuati con un treppiede fotografico e una testa video, quindi questa volta la qualità mi pare che comunque sia interessante anche per i lettori. Vedrete i video sui mufloni, ad esempio, sono stati comunque ripresi dai 70 ai 100 metri, si distinguono tranquillamente le femmine dai maschi e anche
anche adesso in base al video che vedrete ci sono dentro anche 2 novelli dell'anno precedente e si vedono benissimo che sono maschi, quindi nelle varie conformazioni di tipologie di visione. Ma quindi in sintesi, nella tua esperienza comunque eri appassionato anche di tiro a lunga distanza, ma sei anche un fototrappolatore, sì. Sei una persona che esce con i visori notturni e hai anche testato forse i primissimi visori termici. Sì. Che cosa ti ha convinto maggiormente nello Zeiss DTI? Sicuramente il peso, che è il peso e la facilità di utilizzo, perché è semplicissimo, cioè può usarlo chiunque, anche la persona anziana che non ha dimestichezza, perché veramente sono 3 bottoni, con uno si cambiano le visioni e con un altro bottone fai foto e video e poi passi agli ingrandimenti. È semplicissimo da usare, è bello, ergonomico. Secondo me è un gran bel prodotto. Certo, infatti ci sono 4 palette colore, giusto? Sì. C'è bianco, c'è nero, poi c'è l'arcobaleno. C'è l'arcobaleno, c'è la classica visione termica che si vede magari in televisione. Secondo me, per una mia esperienza e però è a gusti, secondo me il nero, il rilevamento calore a nero è quello che dà maggior contrasto, dove si capisce meglio anche il soggetto che si sta inquadrando, perché sulle altre bisogna essere, soprattutto su distanze importanti, chiaramente. Certo, bisogna essere un po' più esperti. Sì. Quindi diciamo la tua esperienza massima col DTI è stata sui 600 metri. Sì, però fino a 300, poi lo vedrete dai video, potete, anche una persona che guarda quei video, che chiaramente verrà spiegato che animali sono, ma una volta capito l'animale si può capire benissimo di cosa si sta parlando. Molto bene, allora io direi che adesso è arrivato il momento di far vedere i bei video e le immagini che è riuscito a fare Marco negli ultimi 2 mesi con lo Zeiss DTI. A tra poco!
Spero che i video e le immagini che vi abbiamo mostrato vi siano piaciute. Riguardo le mie impressioni sul campo, come già anticipato da Marco, secondo me lo Zeiss DTI è parso un prodotto performante nella sua fascia di prezzo ed è molto intuitivo, è leggero, anch'io l'ho rilevato robusto, ergonomico e facilmente sfruttabile. Grazie alla qualità del sensore termico e del display fornisce anche delle ottime immagini. Io direi che adesso, prima di terminare e di salutarci, potrei passare immediatamente ai pregi e ai difetti. Tra i pregi vi posso citare la costruzione. È intuitivo e facile da utilizzare, ha un sensore in linea con la sua fascia di prezzo, poco rumore nelle immagini, ha un ottimo display e una facilità di utilizzo con lo smartphone veramente eccellente. Per quanto riguarda i difetti, direi che i difetti dello Zeiss DTI sono più che altro identici a tutti i prodotti termici con le medesime caratteristiche, quindi non è il visore termico con la risoluzione maggiore del mercato venatorio e a lunga distanza la risoluzione dei dettagli, come ha anche anticipato Marco, dipende dall'esperienza dell'utilizzatore, visto che soggetti piccoli già dopo i 600-700 metri non consentono di essere identificati con estrema precisione, ma lo possono diventare grazie anche all'esperienza che si ha sul campo. Per quanto riguarda il prezzo, posso dire che attualmente, quindi prezzo Bignami marzo 2021, è pari a 3.039 euro IVA inclusa. C'è un periodo di garanzia per lo Zeiss DTI di 2 anni, ma è possibile estenderlo a 3 anni entro 4 settimane dall'acquisto. Io ringrazio in primis Bignami, che è distributore ufficiale dei prodotti Zeiss nella figura di Andy De Santis, per averci fornito questo esemplare per ben 2 mesi. Grazie. Ringrazio ovviamente Marco Isabella, che rivedrete spesso sul canale di Binomania, e poi vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale YouTube. Ci vediamo venerdì prossimo alle ore 20 con una nuova recensione e ormai vi aspetto tutti i giorni su www.binomania.it. Un caro saluto a tutti e buona Pasqua. Buona Pasqua. Ciao Marco, grazie. Ciao Pier, grazie a te. Ciao ragazzi.